Buondì a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maxi maglia. L'ho chiamata maxi perché in realtà è un po' più lunga del solito, perché voglio sfruttarla soprattutto in estate come copricostume e ho deciso di chiamarla sentimento, però come potete vedere va bene anche indossata sopra delle gonne o comunque dei pantaloni lunghi. Per quanto riguarda il nome sentimento, io l'ho dato perché il filato che ho deciso di utilizzare si chiama appunto sentimento ed è un nuovo filato estivo della Mistrico Filati che trovo bellissimo. Questo perché alterna delle parti in cotone a delle parti lucide che è viscosa ed è bellissimo lavorarlo, è veramente un piacere. C'è questa alternanza dei due tipi di fibre, molto bello. Io ho scelto questo colore verde perché, come sapete, adoro il verde, ma soprattutto molti costumi verde, però potete anche usare dei altri colori. Guardate qui che meraviglia, questo è proprio un colore estivo, ma io trovo anche bellissimo questo colore che è molto particolare, che è il codice numero 5. Anche questo appunto è bellissimo. Come sempre trovate il filato disponibile sul mio sito Filati Elsa, nel box sotto al video trovate il link con cui andare direttamente al sito dove c'è quel filato, e non vi preoccupate se lo dovete trovare magari già terminato in alcuni colori, perché verrà comunque riassortito. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del 4,5 e ho utilizzato 3 gomitoli, però vi dico già che io del terzo gomitolo ne ho utilizzato solo metà, quindi taglia M. Se volete fare la maglia come la mia, 3 gomitoli vanno più che bene. Se però la volete fare più lunga perché la volete utilizzare come vestito o copricostume vero e proprio, allora in quel caso, cioè quindi volete che vi vada più lungo, allora in quel caso 4 gomitoli, taglia L XL 4 gomitoli. La lavorazione la conoscete già, è un punto che ho già utilizzato per altre creazioni, molto semplice da fare. Si parte da sotto e questa sorta di ventaglia è separata da una catenella, questo per averlo bello morbido, e arrivato diciamo altezza vita sono andata a togliere le catenelle in modo da stringere la lavorazione senza però cambiare uncinetto, quindi sono andata solo a togliere le catenelle. Questo mi ha permesso di avere la lavorazione qui più chiusa, quindi è un modello che aderisce ancora di più al corpo senza però che la lavorazione tenda a tirare oppure no nei diversi punti del vostro corpo. Io però vi dico già, vi consiglio, perché ha un seno molto grosso, di non andare a fare le diminuzioni ma di continuare sempre a lavorare con la catenella di separazione. Una volta arrivata agli scalfi ho diviso la parte dietro dalla parte avanti. La parte avanti è stata divisa ulteriormente in 2 parti per creare queste maxi spalline e questo collo piuttosto profondo, mentre dietro, come potete vedere, è lavorato un unico pezzo proprio per avere lo scollo solo davanti. Poi si vanno a cucire le 3 parti, quindi le 2 spalline con la parte dietro, e il gioco è fatto. Detto ciò, spero che anche questa creazione veramente semplice vi piaccia e desideriate realizzarla. Se è così, come sempre, poi mi mandate le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate sia se scrivete Filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia lunga io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea sentimento. Il colore che ho scelto io è lo 03, guardate che meraviglia, che sfumature, ma soprattutto la particolarità di questo filato è che, come potete vedere, si alterna il cotone alla viscosa, quindi la parte del cotone è leggermente più spessa rispetto alla viscosa. Ve lo faccio vedere anche qui nelle catenelle con cui vi faccio vedere il campione, e io adoro questo fatto perché dà ancora più luminosità alla lavorazione. Ve la faccio anche vedere perché la sto lavorando, guardate qui che meraviglia come viene fuori. Allora, questi sono i colori che trovate sul sito, ce ne sono anche altri. Detto ciò, passiamo alla lavorazione. Io vi farò vedere un piccolo campione e vi dico già che io ho la lavorazione su cui andremo a lavorare, il motivo su cui andremo a lavorare si ottiene su un multiplo di 5 catenelle. Per la mia maglia io ho montato 170 catenelle, anche se lavoro con l'uncinetto del 4,5. Questo perché lo voglio bello morbido sui fianchi e poi andarlo a stringere intorno all'altezza della vita. E vi dico già quando faremo il campione come si va a fare la diminuzione, che è semplicissimo. Quindi 170 catenelle montate con l'uncinetto del 4,5 mi danno una circonferenza di circa 86 centimetri. Mi raccomando, io questa lavorazione lo sto facendo con un filato particolare che alterna, come vi ho detto, una parte più doppia a una parte più sottile e va avanti sempre così, alternando nel spazio di pochi
centimetri, diciamo di ogni 5 centimetri, mi cambia il tipo di filato. Questo quindi, se voi utilizzerete un filato diverso, state attenti, perché naturalmente le misure sfalsano se utilizzate un filato regolare, perché quello, se tutto doppio, verrà più lungo, se più sottile verrà più stretto. Quindi, come sempre, calcolate la circonferenza dei vostri fianchi o del seno, di cosa avete più grande. Io i fianchi, quindi calcolo i fianchi, e montate tante catenelle per avere la circonferenza fianchi, e magari aggiungete un motivo in più, tanto sono 5 catenelle, in modo che la lavorazione vi cada bella morbida. Quindi questo è se dovete utilizzare un filato diverso. Come vi ho detto, io ho montato 170 catenelle nella mia lavorazione vera e propria. Per una taglia più grande della mia, io direi taglia M, montate 5 motivi in più rispetto a me, taglia L direi almeno 8-10 motivi in più rispetto a me. Detto ciò, possiamo andare a fare la lavorazione semplicissima, è un punto che abbiamo già realizzato, però lo lavoreremo in tondo, e andiamo a fare il nostro primo giro, e si va a realizzare, scusate, devo togliere questo, ok, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e di nuovo vado scusatemi, catenella di separazione, mi ero dimenticata, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e vado a fare maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e di nuovo maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, si ricomincia, saltiamo 4 catenelle, si entra nella quinta, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 maglie alte, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo iniziare a fare il secondo giro, entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare una maglia bassa e 2 catenelle che corrispondono alla nostra prima maglia alta, rientriamo e andiamo a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientriamo maglia alta. Quindi, come potete vedere, abbiamo invertito: sotto facciamo maglia alta, catenella, 2 maglie alte, adesso facciamo 2 maglie alte, catenella, maglia alta, catenella di separazione, e si ricomincia da capo. Vado direttamente nell'archetto, diciamo, del nostro ventaglio e di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione e di nuovo salto, vado direttamente nell'archetto del ventaglio, 2 maglie alte, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione e ancora salto tutto, vado direttamente nell'archetto, 2 maglie alte, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi di nuovo il primo giro. Allora, io sono arrivata a mettere i miei marcapunti, ho ripetuto i giri 18 volte, facendo sempre la catenella di separazione tra ogni, diciamo, chiamiamolo ventaglio, ma non è proprio un ventaglio, quindi ho ripetuto i 2 giri 18 volte, poi ho ripetuto di nuovo i 2 giri per altre 7 volte, 1 2 3 4 5 6 volte e di nuovo un giro, senza fare la catenella di separazione, e per me va più che bene per poter stringere quindi la lavorazione in modo tale da averla larga sui fianchi, stretta invece in vita. Per quanto riguarda invece i marcapunti, io di questi ventagli ne ho 34, quindi sono andata a metterne 17 avanti, 17 dietro, e sono andata a ulteriormente dividere la parte avanti mettendone 8
8 per la parte sinistra, 8 per la parte destra, e dove ho il ventaglio centrale ho messo il mio marcapunti. Ora la taglia è più grande di me, taglia M, voi dovreste avere 4 motivi in più rispetto a me, quindi dovreste averne messi 2 avanti e 2 dietro. Davanti invece di metterne 8 dovete metterne 9 per lato e mettere i marcapunti, mentre per la taglia L dovreste avere invece 7 motivi in più rispetto a me, quindi ne dovete aver messi in più rispetto a me 3 avanti, 4 dietro, e anche in questo caso dovete andare a mettere i marcapunti in quello centrale. Detto ciò, se non avete il numero dispari, quindi se invece di 17 come me ne avete 16, il marcapunto va messo dopo 8 e 8, quindi se non avete il ventaglio singolo dispari, nessun problema, mettete i marcapunti dividendo a metà i ventagli avanti, quindi mettete i marcapunti tra i due ventagli. Arrivata a questo punto io lavorerò separatamente già le due parti avanti, perché come vi ho detto voglio uno scollo molto profondo, quindi non farò diminuzioni ma andrò solamente a lavorare separatamente le due parti avanti, come se stessimo facendo una giacca. Quindi i nostri giri diventano giri di andata e ritorno, e questo significa che invece di 2 giri ne faremo sempre uno. Quindi vi faccio vedere perché. Entriamo dentro il nostro archetto e io in questo momento mi trovo col giro dove devo andare a fare la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Se voi vi trovate con l'altro giro fate naturalmente l'altro giro, quindi maglia alta, catenella e 2 maglie alte, e quindi procedo così per tutto il giro. Entro nell'archetto, vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro maglia alta, procedo fino ad arrivare al marcapunti. Vi faccio vedere appunto come terminare il giro e come iniziare poi quello successivo. Ecco, sono arrivata al mio marcapunti, quindi salto l'ultimo ventaglio dove ho messo il marcapunti nella mia parte avanti, giro la lavorazione e ricomincio da capo, e vedete io adesso mi ritrovo che devo riandare a fare di nuovo lo stesso giro che ho fatto prima, in modo tale da alternare la lavorazione. Quindi di nuovo maglia bassa, 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e continuo così. Quindi è sempre un solo giro da ripetere. Se voi invece vi siete ritrovati al marcapunti che dovete andare a fare l'altro giro, quindi quello che iniziava con maglia alta, catenella e 2 maglie alte, dovete sempre ripetere quello fino ad arrivare all'altezza delle vostre spalle. Io vi dirò quante volte sono andata a ripetere il giro, farò la stessa cosa anche dall'altro lato, mentre dietro lavorerò senza fare lo scollo. Io lo scollo lo voglio solo avanti, quindi dietro lavorerò un solo cioè lavorerò sempre dai marcapunti laterali, quindi per tutti i nostri ventagli, ripetendo lo stesso numero di giri fatto per il davanti. Allora, io ho terminato la parte superiore, ho ripetuto il giro per 13 volte sia a destra che a sinistra, e poi nella parte dietro sempre lo stesso giro per 13 volte. Ho cucito poi le due parti, non andrò a fare alcun tipo di bordino, questo perché la lavorazione, come vedete, crea qui degli scalini e indossato mi piace molto come viene, quindi ho deciso di lasciarlo anche qui senza fare alcun bordino. Quindi anche questa creazione è terminata.